Che cosa sono quei vermiciattoli bianchi che vedo sul mio cane anziano che non si muove, fa fatica ad alzarsi, perde un po' di urina? Oppure che cosa sono quei vermiciattoli che vedo nel mio cane che ha una dermatite allergica da pulci che non ho curato con delle lesioni e le vedo lì camminare sotto il pelo? Oppure che cosa sono quelle larve bianche che camminano vicino alla ferita chirurgica? Ho appena fatto operare il cane, ma poi l'ho lasciato fuori e vedo però dei vermiciattoli lì vicini alla ferita. Quelle sono larve di mosca e sono molto pericolose per i vostri cani. Perché cosa succede? La mosca viene attirata dalla ferita aperta, banalmente anche una ferita chirurgica, viene attirata dal sangue, dai liquidi, quindi anche il cane che non si muove, che perde urina, depositano le uova, queste schiudono, queste larve poi si nutrono del materiale biologico e vanno a creare dei fori all'interno della cute del vostro cane e creano poi un grossissimo problema. Si chiama miasi, ne ho parlato nel video che metterò qua sopra in modo dettagliato, quindi vi invito poi a vederlo. Sono molto pericolose ed è il motivo per cui quando avete un cane anziano che non si muove, che non si alza, va tenuto in casa, soprattutto nel periodo primavera-estate, quando soprattutto fuori ci sono tante mosche. E anche quando sono in casa, mi raccomando, uccidete le mosche. Quindi controllate i vostri animali perché se ci sono le miasi vanno rimossi chiaramente le larve, va tosata la zona, va disinfettata, esistono anche dei prodotti che uccidono poi le larve, però in primis questo video serve per la prevenzione. Animale anziano non va mai lasciato fuori al sole con tante mosche, è molto molto pericoloso. Stessa cosa un animale però operato. Immaginate un animale che viene operato, che ha una ferita chirurgica, chiaramente può fare il suo giretto, sì, però non può essere lasciato fuori perché anche lì potrebbero depositare. È ovvio che magari se uno controlla, disinfetta e toglie, per carità, però è molto pericoloso soprattutto nel periodo estivo, quando fa molto caldo e soprattutto se vivete in zone dove ci sono veramente tante mosche che quindi possono depositare le uova. È una delle problematiche molto gravi che avvengono negli animali anziani, debilitati, che magari non stanno neanche esageratamente male nel loro essere malati o comunque anziani, ma che banalmente vengono lasciati fuori al sole e poi chiamano e magari ti portano il cane e sotto il pelo trovi queste centinaia di larve che si divorano il cane piano piano. È una cosa che avviene molto spesso, quindi questo video serve fondamentalmente per accendere la lampadina sul fatto animale anziano, animale che fa fatica ad alzarsi, animale che sta fermo tanto, animale che perde urina e che quindi si bagna il pelo, quindi anche e soprattutto pelo molto spesso, quindi non lo riuscite neanche a vedere. Attenzione perché il deposito di uova e quindi poi la formazione di larve di mosca è molto frequente, è una delle patologie molto frequenti nel periodo estivo che vediamo spesso in ambienti molto spesso rurali rispetto per esempio agli ambienti di casa classici, perché di solito l'animale tende a vivere più in casa rispetto magari agli ambienti rurali, quindi mi raccomando, se vedete queste larve subito portate al veterinario che deve intervenire rasando bene la zona, eliminando a una le larve, dando dei farmaci per uccidere le larve che non vengono magari viste, perché a volte entrano anche nell'ano, entrano proprio nell'ano, anche se non c'è una ferita, entrano nell'ano perché depositano vicino all'ano e quindi entrano dentro nell'ano, nel retto e quindi poi immaginate i danni che possono dare. Spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima puntata, un saluto a tutti, se siete interessati agli argomenti medicina veterinaria del cane e del gatto vi invito ad iscrivervi qua sotto e se volete supportare il progetto e far vedere questo video a più persone un bel mi piace al video. Un saluto a tutti.